Oggi siamo qui con questo microfono super piccolo e super economico. È un Superlux HI10. Ma come suona? È adatto per registrare la voce per i nostri podcast? Scopriamolo insieme. Come ti dicevo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo microfono della Superlux. Superlux è un brand che probabilmente hai già sentito per le cuffie, perché producono microfoni, producono cuffie, eccetera, eccetera, però tutti, o almeno io quando ho iniziato questo canale, anzi prima in realtà di aver iniziato questo canale, quando ho iniziato a fare podcast, ho comprato un primo paio di cuffie delle Superlux HD 681, se non ricordo male, che sono ancora di là, un driver si è rotto, dovrei probabilmente, non so se il driver è rotto o si è dissaldato qualche filo, ma ho così tante cuffie, insomma, che quelle lì probabilmente le regalo. Comunque dicevo, la Superlux fa anche microfoni. Questo microfono qui, HI10, che guarda quanto è piccolo in realtà, mi ha incuriosito veramente tanto e l'ho comprato più per sfizio che per altro. Proprio per la sua forma, la sua colorazione grigio e sopra è dorato, è proprio particolare. E vorrei provarlo per vedere come, per sentire come funziona sulla voce. È un microfono che viene pubblicizzato come un microfono soprattutto per hi-hat, quindi i piatti della batteria, e rullante, però lo sappiamo anche l'SM57 della Shure può essere usato per microfonare qualsiasi cosa, dal rullante della batteria, l'amplificatore della chitarra e la voce e così via. Quindi adesso vorrei collegarlo, e in questo momento stai sentendo il mio Fido Octava MK01201, adesso attacchiamo questo, però prima di attaccarlo voglio farti vedere una cosa. Dalla confezione, la scatola ce l'ho di là, ho dimenticato di portarla, esce questa pochettina in finta pelle che fa sempre comodo, una spugna, comodissima per questo tipo di microfono, e questo qui, questo aggancio con il logo Superlux per collegare appunto il microfono. Ok, allora in questo momento stai sentendo il Superlux HI10 che ho collegato al posto dell'Octava, quindi fuori dall'inquadratura, sta entrando pulito nel Tascam Mixcast 4 e ho dovuto alzare il gain di 5. L'Octava era all'incirca 30, questo qui 35. Quello che sento subito con le cuffie, e invito anche te a fare la stessa cosa, cioè a mettere le cuffie, è questo. Questo microfono è infinitamente più chiaro rispetto all'Octava. C'è anche una differenza di costo abissale perché l'Octava costa quasi 300 euro, questo qui costa 33 euro. Quindi ovviamente non possiamo aspettarci la stessa qualità. Voglio provare un po' a raccontarti così lo ascolti questo microfono. Questo microfono è un microfono con un pattern polare cardioide, quindi significa che prende soprattutto ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Ma ha una particolarità, non è un microfono a condensatore, ovvero, allora, il discorso è complesso, provo a farlo in maniera semplicissima perché diventa veramente troppo complesso. Non è un vero condensatore, è un condensatore a elettrete o elettrote, in inglese è electret, non so, in italiano si dovrebbe tradurre con elettrete, una cosa del genere. Diciamo, per semplificare al massimo, quindi sicuramente ci saranno dei super tecnici che diranno «Ah, Alessandro, stai dicendo una sciocchezza». No, sto semplificando al massimo, perdonatemi, per quelli che non sono super esperti come voi. Allora, questo microfono è un condensatore economico, chiamiamolo così. Ok? Quindi non ha una capsula condensatore puro, ma è un condensatore un po' più economico. Ok? In parole veramente semplicissime. Ora a te cambia poco perché tutto sommato quello che ti interessa è l'ascolto. Però volevo dirlo perché qualcuno può dire aspetta, hai detto un'imprecisione, eccetera. Sì, sto semplificando al massimo, perdonatemi per questo. Ok, quindi dicevo, cosa te ne sembra di questo suono? Ora, sicuramente tu prima hai ascoltato l'Octava, sei abituato ad ascoltare quel tipo di microfono che, ripeto, costa quasi 300 euro ed ha un suono, dal mio punto di vista, meraviglioso. Questo qui però costa 33 euro, quindi cerchiamo sempre di contestualizzare il prezzo. Ok? Il microfono è, da quello che sento anche in cuffia, un po' più sporco rispetto all'altro, ma anche qui 33 euro. Sporco che significa? Che ha rumore di fondo in più rispetto all'Octava. L'Octava ce n'ha veramente pochissimo, questo qui ce n'ha di più, ma
fa parte del gioco, 33 euro. Adesso proviamo a spostare questo microfono e metterlo in un'altra posizione. Vediamo se il suono migliora o meno. Ok, adesso come vedi il microfono è visibile, quindi l'ho abbassato, è nell'inquadratura, è fuori asse così come deve essere perché è vero che non è un condensatore ma quasi, quindi comunque è più sensibile rispetto a un microfono dinamico, quindi a maggior ragione la maggior parte dell'aria deve andare fuori in questa direzione. Allora, che cosa ne pensi? Sembra leggermente meno sibilante, ma in realtà probabilmente è veramente questione quasi impercettibile. È comunque un microfono molto chiaro, questo lo senti tranquillamente. È un microfono molto chiaro, con un po' di rumore di fondo. Però, se vuoi iniziare a sperimentare nel mondo dei microfoni, i pencil microphone, ovvero i microfoni a condensatore con una capsula piccola e con questa forma che sembra quasi una penna, una matita, probabilmente questo per 33 euro potrebbe essere un buon inizio, perché a meno di questa cifra non credo esista nulla che tu possa utilizzare. Ripeto, stai sentendo l'audio pulito, non lo sto modificando finora, però adesso, da questo momento, stai sentendo l'audio equalizzato, compresso, insomma, ho cercato di aggiustarlo un pochino, di ridurre le sibilanti e quant'altro. Questo per dimostrarti come anche un microfono da 33 euro, sì, ci devi perdere più tempo, devi investire più tempo nell'equalizzarlo, comprimerlo, eccetera, eccetera, però, tutto sommato, spendi poco, ci lavori un pochino e hai un suono decente. Non sarà il suono migliore del mondo, ma è un suono decente. Ok? Quindi questo è quello che volevo raccontarti. Ti ho fatto vedere gli accessori, ti ho raccontato il prezzo, soprattutto ti sto facendo ascoltare come suona e basta. È un microfono, non mi fa impazzire, ti dico la verità, nel senso ne ho tanti. Però se io avessi solo 33 euro come budget e volessi prendere questi microfoni perché sono molto versatili, li puoi usare fuori inquadratura, nell'inquadratura, come per riprendere dei suoni. Ci puoi fare veramente di tutto con questo tipo di microfono perché sono super versatili. Probabilmente prenderei questo. Però se avessi più budget o comunque riuscissi a mettere nel tempo più budget, probabilmente lo salterei e andrei a prendere direttamente un altro tipo di microfono. Io mi sono dilungato anche troppo, come al solito, parlo sempre tantissimo, ma nel frattempo tu hai ascoltato, quindi sicuramente ti ha fatto bene questo ascolto. Spero che tu abbia messo le migliori cuffie a disposizione, perché sennò le differenze le noti, ma molto meno rispetto a se indossassi cuffie decenti. Va bene. Grazie, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!